Oggi mi trovo a Zurigo, precisamente a Erlenbach, ho detto bene? Giusto. Col mio amico e ristoratore, proprietario di questo stupendo ristorante, Giuseppe Serra. Ciao Ok, Giuseppe. ciao, buonasera, ciao Arturo. Allora, Grazie della questo è un visita. ristorante pazzesco, perché non Grande. solo per la parte qua interna, Ok. ma adesso brevissimo vediamo anche la parte extra di teatro. Cioè una Esatto, cosa sì. del genere io penso che esiste solamente in poche parti del mondo, tipo a livello di Las Vegas, e forse non so se lì esistono dei ristoranti che hanno un teatro addirittura annesso. Un Quindi bel teatro, è sì. veramente incredibile una cosa del genere. Parlaci un po' di come nasce questo posto intanto. Ma qui nasce che io sono il primo, diciamo, ristoratore che ho portato la cucina italiana in questo posto che si chiama Edibacherhof. Allora ho portato il mio fiorello, l'ho portato da questa parte e così via. Loro hanno accettato che potevo fare la cucina del fiorello, di cui la pizza, la cucina mediterranea e così via. Perché Fiorello come nome il ristorante? Allora Fiorello perché dove ero prima si chiamava Blumen, il locale, e io, Blumen vuol dire fiore, e io Fiore, ristorante Fiore, non è che mi piaceva tanto, ho messo Fiorello, ristorante Fiorello. E così è andata avanti così, adesso sono già 20 anni che c'è questo nome, Fiorello, e l'ho portato da questa parte. Ormai qui a Erlenbach ti conoscono tutti. Sì, sì. Ecco, il nome ristorante Fiorello, ristorante pizzeria, Ma ricordo. non solo a Erlebach, anche fino a Zurigo, ormai mi Ecco, conoscono. dai, tanto Zurigo ricordiamo per chi non è mai stato in questi posti, è Attaccati, siamo si può dire. sì, sui 12 km Ecco, di distanza a Zurigo. c'è il lago di Zurigo che prende cosa? Prende Zurigo, Erlenbach e poi Zurigo e Erlebach va fino a Rapperswil, Rapperswil va verso Watteswil, Thalwil, cioè tutta la circonferenza del lago di Zurigo. E chi io non è mai sono, venuto il consiglio di venire perché sono posti veramente bellissimi da visitare, ecco. esatto, Tu allora ci racconti un attimo come hai fatto, perché ormai sono, mi dicevi, 40 anni che abiti qua, e come nasce la tua storia dall'Italia fino qui a Zurigo, Erlenbach. e niente, io sono arrivato dall'Italia all'età di 14 anni, 15 anni dopo le scuole obbligatorie, di cui avevo già i miei genitori qua in Svizzera e ho preso la direzione della ristorazione, anche perché volevo un locale per conto mio. E ho cominciato a fare la scuola alberghiera in Ticino e lì ho iniziato a imparare questo mestiere che mi è sempre piaciuto. E così via, sono andato poi a lavorare negli alberghi di 4 stelle, 5 stelle e così via, sempre più avanti e più avanti. E poi ho detto adesso mi devo fare una pizzeria per conto mio e ho iniziato a lavorare in pizzeria, ho cominciato a guadagnare e lì dopo ho aperto la prima pizzeria, avevo 25 anni, la prima pizzeria. E da lì, Dove si trovava? A Zurigo? a Zurigo, sì, a Forte Zurigo. Era del mio datore di lavoro che adesso non c'è più. Quindi facevi il pizzaiolo lì? No, no? io più di che la pizza sono stato sempre il manager, quello Ah, che ecco, in questo senso. sala, cucina, Sì. sempre quello che già all'età di 20 anni, 25 anni ho saputo sempre gestire un po' la cosa con me. All'inizio il personale che avevo, la maggior parte erano tutti jugoslavi e serbi, erano nel periodo della guerra, là in Jugoslavia, perché non si potevano avere italiani, non c'erano questi permessi bilaterali. E ho iniziato con loro e piano piano loro hanno imparato la cucina italiana, hanno imparato a fare come dicevo io. E poi strada facendo si sono liberati i permessi bilaterali, allora sono arrivati i pizzaioli, sono arrivati i cuochi, sono Sì, arrivati tutti. parliamo degli anni 90, quindi. Esatto, sì. Ecco. Così via. Senti, molti vorrebbero dall'Italia, e non solo, ma adesso ci rivolgiamo agli italiani, vorrebbero venire qui a lavorare in Svizzera, specialmente nella Svizzera tedesca, allettati dagli stipendi, dalle paghe che sono notevolmente più alti
no, rispetto a quelli italiani. Hai qualche consiglio da dare per come fare per chi vuole intraprendere questo trasferimento? Bisogna trovare il datore di lavoro che vuole quella persona lì che vuole venire qua in Svizzera, se ha la testa di venire in Svizzera, se a parte la testa, Cioè tu ormai sei un imprenditore, sei un datore di lavoro, sì. No? E hai tutti, mi sembra, dipendenti italiani. Esatto, sono tutti Ecco. dall'Italia. E quindi gli hai fatto tu da sponsor? Com'è andata? Sì, fino adesso li ho fatti tutti io e devo dire che ho trovato tutta gente molto in gamba, gente veramente che ha voglia di lavorare, che hanno la responsabilità di prendersi. Quindi prima gli hai fatto la prova, chiaramente. Sì, si fa la prova. Poi la prova non basta solo la prova, dopo la prova ci devi stare uno dentro, no? Non è così facile, fai solo la prova e poi ecco, finisce non basta lì. quel giorno, chiaramente, per testarlo. No. La prova sono 3 mesi e in 3 mesi tu vedi la persona come è, si adatta, come non è e così via. Sì. Quindi diciamo che tipo di documenti, che tipo di... Il documento è solamente avere la volontà di venire qua e di starci. Cioè prima fare la prova, quindi venire qui a fare la prova, dimostrare di saper fare il mestiere. Esatto, ecco. Sì. E poi si fa il permesso di lavoro, il contratto di lavoro, una volta che si è fatto il contratto di lavoro... Sono disponibili agli altri tuoi colleghi a farlo? Diciamo un permesso di lavoro, un contratto di lavoro? Ma se uno ha bisogno... pizzaioli che vogliono venire? Sono disponibili? Sì, io credo di sì. Se uno ha bisogno del pizzaiolo, perché no? E poi col contratto di lavoro ti affittano anche l'appartamento? Ma dipende se uno ce l'ha l'appartamento. No, diciamo se il ristorante non dà l'appartamento col contratto di lavoro, però il pizzaiolo può andare in un'agenzia immobiliare per trovarsi una casa. Sì, ma allora, per avere il contratto di lavoro deve avere anche l'indirizzo. Sì. Per avere l'indirizzo deve avere una casa. Se questo, diciamo, il ristorante c'ha l'indirizzo, per esempio sul ristorante c'ha delle camere, oppure non lo so, ci avrà un appartamento da un'altra parte, può mettere l'indirizzo, allora sì, ma se no il permesso non si può fare senza dell'abitazione. E quindi diciamo io mi metto nei panni di un cuoco, di un pizzaiolo che vuole trasferirsi qui in Svizzera, no? Sì. Va a fare la prova di lavoro, Sì. Dopodiché per rimanere a vivere vuol dire che il ristorante deve già dargli lui un alloggio, vero? Esatto, se no non può. Esatto, ecco, deve aiutarlo già il ristorante. Sì, io per adesso ce n'ho 4, ho 4 alloggi per 4 persone. Ecco, quindi la maggior parte dei ristoratori a quelli che vengono da fuori ci pensano loro per l'alloggio, sì. Per questo il contratto di lavoro lo fanno e quindi dopo possono restare. Sì. Occhio e croce, diciamolo pure, per un pizzaiolo qui in Svizzera le paghe vanno da a, lo dici tu, ecco, più o meno, dalla bravura, sì. Però diciamo più o meno. Partono da, non so, 4.000 brutto fino ai 5.000 brutto, 5.500 brutto, uno dipende quante pizze fa anche al certo, giorno. Dai 4.000 5.500 comunque, esatto, più o meno. Questo più o meno, ecco. Questo Sì, chiaramente va detto che la vita qui non costa come in Italia, quindi, no. Perché uno dice allora no, divento, non dico ricco, ma comunque sto molto bene. Paragonato ai prezzi italiani logicamente, no? So, però ricordiamo lo stile di vita che c'è qui, ricordiamo. Io per esempio, lo dico solo una cosa, prima mi sono fermato così in un autogrill per mangiare uno spuntino, parlo, così, è una bottiglietta d'acqua 38 euro, ma così un piatto, quindi in Italia non è possibile una cifra del genere, quindi qui è tutto commisurato, sì. Quindi ricordiamo qui di media una pizza margherita per esempio quanto costa? Franchi, ecco, 16 franchi. 16 franchi sono quasi 16 euro, una margherita, quindi è tutto commisurato, quindi vi mettete nei panni di chi abita qui, poi quando esce si guadagna queste cifre, però poi spende queste cifre anche per mangiare, per vivere. Esatto, sì. Ecco, certo non è che si sta male lo stesso, però diciamo... No, quello no, però è tutto paragonabile al costo di vita, purtroppo ecco. è così.
se uno sa risparmiare nella sua vita... Un appartamento di 2 stanze e con cucina, quanto costa affittarlo? Ma dipende sempre dove si è a Zurigo. Zurigo parte da 1.500 fino a 3.000 franchi, dipende Ecco. sempre dove si è ad abitare, ecco. Certo, certo. Se l'appartamento è vecchio, è nuovo e così. La media possiamo dire che sono sui 2000? La media? 1.600 così? 1.700. Per 2 stanze? 2 stanze. Per sì. 2 stanze, ecco. Quindi è tutto commisurato, Sì, chiaramente, sì, no? sì. Però poi questo potrebbe essere un contro per chi magari poi vive qui con prezzi abbastanza alti. Vediamo i pro, per esempio criminalità molto bassa, Ah, ma io fino adesso devo dire... quasi nulla, quasi si nulla. può dire, ecco. Servizi sociali, Ah sì, quello... siamo al top, al top, sì. siamo veramente al top. Aiutano dappertutto. Ecco, se uno per esempio dovesse perdere il lavoro, qua c'è veramente quello vero di reddito, no? Sì, Chiamiamolo di cittadinanza, ma comunque c'è quello vero nel senso che veramente oltre a darti i soldi ti aiutano a trovare un altro lavoro. Sì. E ci devi andare. Quello sì, quello già ci devi andare, se uno non ricevi paga. I soldi non li ricevi. Ecco, appunto. Poi altri servizi che funzionano, diciamo tutti, si può dire. I bus funzionano, i treni sono precisi, è tutto... Il governo, la burocrazia com'è qui, ecco, diciamo? Ma funziona tutto come deve funzionare, ecco. Quando si organizza una cosa si organizza come si deve e poi il giorno dopo rimane come era il giorno prima. Cioè è tutto organizzato. Ti fermi, per esempio, a me mi si colpisce puliscono. molto ogni volta che vengo spesso qui in Svizzera, anche in quella italiana, mi fermo in una, non è proprio come da noi, un autogrill, è un po' diverso, ma anche di un benzinaio, no? Sì. Una volta ho fatto un video delle foto al bagno di un benzinaio, Sì. cioè sembrava quello di un hotel di 5 stelle ed era il bagno di un benzinaio, ma Sì. proprio col profumo dentro anche da... Quello dipende anche dalla pazzesco. persona che lo gestisce, Sì. il bagno. Però non ho mai visto bagni sporchi da nessuna parte, in nessun tipo di autogrill o motel, cioè vedi tutto una differenza organizzato. in questo senso? Ma anche perché se io vedo per esempio i bagni in Italia, no? Ci sono in Italia dei ristoranti con sale di 400-500 persone e ci sono appena 2 bagni da uomo e 2 bagni da donne, cioè il minimo, cioè si investe pochissimo sui bagni in Italia, io questo non l'ho mai capito. Sì, oppure vai in dei bagni anche di posti belli, poi manca la carta per asciugarti Sì. le mani e diciamo, il ventilatore Sì. per le mani non va, oppure va pianissimo, Sì, cose ma di questo a tipo. parte quello, ma come la grandezza del locale deve essere, anche i bagni ci devono essere in un locale, no? Non riesco a capire sempre il minimo, sui bagni spendono sempre Sì. il minimo. Poi per esempio altre cose come la sanità qui in Svizzera come va? Lo sanno tutti al mondo, diciamo, però lo faccio dire dalla viva voce di La chi... sanità come funziona? Funziona bene. Come è organizzata? Sì, ma la Svizzera su questo è organizzata su tutto bene, si paga, si è caro e diciamo è tutto, però quello che paghi è organizzatissimo. Sì. Paghi le tasse per le strade e ogni anno fanno queste strade, fanno di nuovo strade, cioè investono sempre per il cittadino. Cioè i servizi sociali li vedi, è inutile, esatto, è inutile sì. dirlo, girarci intorno, ma è la verità, li vedi sì. proprio. Per esempio in Italia in questo momento stanno decidendo di aumentare il contante, no, di quanto se ne può prendere o così. E qua in realtà è illimitato. Per esempio, io so che se uno, per dire, ha i soldi in banca può anche andare lì, glieli danno e può anche comprarci un appartamento in contanti, vero? Sì, o una macchina in contanti. Esatto, sì. Nessuno ha niente da obiettare. No, no. Ecco, è sempre stato così. Sì. Quindi per esempio... Invece in Italia non è così. No, tu perché da italiano ti sei disabituato di alcune mentalità, però in realtà in Italia mi sembra che adesso sia... credo 1.000, lo vogliono aumentare a 3.000 o 5.000 e fanno le polemiche dicendo che
favoriscono così col contante la criminalità. Allora, qui siamo in Svizzera, la criminalità è ai minimi livelli, non voglio dire nulla, ma ai minimi livelli, e il contante è illimitato. Esatto. Puoi ritirare quello che vuoi, puoi andare in giro con i contanti che vuoi. Quindi fa capire che non è vero che la mafia o la criminalità la alimenti col contante. Quindi, per dire, questa è una delle testimonianze. Se no qui sarebbero tutti criminali. Esatto. Ecco, perché puoi prendere i contanti, puoi girare con i contanti che vuoi, no? Esatto. Ecco. No, quello sì. No, non è così. Invece per quanto riguarda la ristorazione, chiaramente il tuo settore, siamo proprio al ristorante Fiorello, quindi abbiamo detto i prezzi delle pizze partono da una margherita sui 16 franchi, che è quasi 16 euro, non c'è molta differenza. E come sta andando in questo momento la ristorazione? Diciamo, siamo in una fase post-Covid, no? Ecco. Ma io più che altro Covid, io penso o post pandemia, chiamiamola. Ma neanche pandemia, penso di più alla guerra. Sì. Più che altro adesso la pandemia, Covid, secondo me ok c'è, però non tanto, ma di più sulla guerra, perché fanno già risparmiare sui riscaldamenti, per esempio dove abito tutta la sera. Adesso qui in Svizzera stanno anche qui attuando delle restrizioni rispetto... 19 gradi in casa deve essere il massimo, cioè tu se vuoi alzare il termometro... adesso hanno iniziato così. Te l'hanno imposto in questo momento? Sì. Quindi se tu vuoi non puoi proprio? No. Il governo che ha fatto in modo... 19 gradi. Adesso dove qui nel ristorante è ancora si sta bene, però se vai a casa... Più di 19 tanto non puoi, perché non ci va. Scusa, le bollette in Italia sono arrivate al quintuplo, no? In Italia circa. Qui io adesso parliamo di luce e gas. Dico la sincera verità, non lo so ancora. Non saprei ancora quanto è. Fino adesso ancora è sul normale. Quindi non è aumentato di molto nella luce e nel gas? No, quello ancora. Però ci sarà, magari quando ci sarà un riassunto del riscaldamento, della corrente, allora lì ti manderanno la tua parte che devi pagare in più. Sì. Per esempio, no? E allora questa per esempio su 1000 franchi è divisa su 10 persone, no? Allora 100 franchi in più per ogni famiglia. Per dire. Però diciamo questo, e invece per quanto riguarda la ristorazione? E sulla ristorazione ancora non ho visto. Per le attività commerciali? Non ho visto ancora niente. Pensi che può capitare una situazione come quella attuale italiana, che le bollette nei ristoranti... No, quella lì no. Qua no. Quella no. Anche se, questo come mai secondo te qui non... Ma non lo so come mai, forse perché qui ci sono le... Perché anche la Svizzera, intendo, compra l'energia, mi sembra, all'estero, o sbaglio? Ma la Svizzera c'ha pure come si dice? Delle centrali, tu centrali. intendi? Ma il gas, scusa, non lo compra fuori la Svizzera, no? Il gas io non lo so dove se lo compro o non lo compro, però io credo che lo compro, sì. Ma non so dove, questo non lo so. Sì, anche dalla Russia, però non so dove esattamente. Allora, purtroppo dimostra il fatto ancora di più che quello che sta capitando in questo momento nel 2022 in Italia, bollette 5 volte più alte, non è colpa della guerra, ma è una truffa. Qualcosa, è una truffa. Non lo so che cos'è, se è truffo. Sai, ci sono molti ristoratori in Italia che purtroppo hanno chiuso. Mi ha chiamato proprio ieri un ristoratore che dall'Italia, dove è venuto a vivere dopo che ha chiuso purtroppo per bollette il suo ristorante, qui sta facendo delle prove in Svizzera. Sì. Okay. Va bene, io ti ringrazio per questa testimonianza qui dalla Svizzera. Un consiglio che potresti dare prima di chiudere a chi ha intenzione dall'Italia di trasferirsi a vivere qui in Svizzera? Un consiglio così? Più che consiglio, se uno vuole cambiare vita, più che altro, niente, qui in Svizzera c'è il lato positivo e il lato negativo. Certo, la paga la riceverai sempre, 100%. Le spese ci sono anche, poi se uno deve trasferirsi con la famiglia e così via, e lì bisogna pensarci, non so,
fino a che punto si può, ecco. Questa è un po' la cosa, perché lavorare solo una persona è poco, qui almeno in due bisognerebbe poi lavorare. Però c'è la possibilità di La trovare possibilità lavoro, sì, certo che c'è, tutte e due, dappertutto c'è. con una famiglia. Sì, quello c'è, c'è sempre stato. Va E bene, niente, va questo è bene. tutto. Per il momento da Zurigo è tutto, continuate a seguirci e se non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al nostro canale in modo tale che potete vedere in anteprima tutte le nuove interviste in Italia e in giro per il mondo. Ciao a tutti da Zurigo. Ciao.